Bentornati in Dussac in pillole, questa è la terza puntata del secondo ciclo, quello dedicato alle stuche. Puntata festosa e natalizia, infatti porto un cappello da Babbo Natale. E basta. Oggi iniziamo la seconda parte delle stuche della Guardia di Stir. Buona visione. Nota bene, cosa che non ho spiegato prima di adesso, i miei tagli sono addolciti per poter praticare senza rompere il braccio e il cranio di Francesco. In realtà dovrei attraversare polsi e faccia tutto il tempo. La quarta stuche è una regel, un precetto, che insegna come catturare tutti i tagli con sicurezza in tutte le guardie, che arrivino da destra o da sinistra. Cioè, se arrivi in un dato momento nella guardia dopo un taglio o intenzionalmente e l'avversario contrattacca velocemente all'improvviso, allora dalla guardia porta una punta in faccia all'avversario ruotando la lama per intercettare il suo taglio. Se vi intercetta la punta, continuate quindi l'azione ritirando verso sinistra l'elsa del Dussac e tagliate con un montante alla sua mano e poi controtagliate attraverso la sua faccia. Seconda nota generica. Le stuche sono tutte eseguite in Zufechten, cioè da fuori misura, quindi non stupitevi se tutte le esecuzioni richiede un avvicinarsi da parte propria o da parte avversaria. Quinta stuche, cosa dovrai eseguire nella Stir contro un avversario che non attaccherà per primo. Se l'avversario non attacca in nessun modo, ma da una guardia qualsiasi egli sta portando mano e arma troppo in alto, allora taglia dalla Stir destra con un montante verso la sua faccia contro la mano armata, così da arrivare nella guardia di Zorn. Da lì taglia con potenza con un secondo Unterer contro la sua destra, attraverso la sua faccia. Arrivato in una guardia alta, chiudi la sequenza con un taglio a croce. Sesta stuche. Un esempio di come dovrai portare in basso la guardia di un avversario che tiene la sua arma troppo in alto e come andrai sopra di essa alla sua testa o faccia. Fai una punta dalla Stir sotto il suo Dussac alla faccia o al petto. Una volta che avrà portato in basso il suo Dussac per parare, tu riporta il tuo Dussac indietro, carica un colpo alto sopra la tua testa per arrivare alla sua faccia andando sopra il suo Dussac. E da lì continua con un passo destro, mandando un taglio verticale completo fino ad arrivare nella guardia di Wechsel. Da lì porta la lama del Dussac a legame con la sua. Appena va via e si prepara per tagliare, tu inseguilo con un taglio attraverso la sua faccia fino all'elsa e contemporaneamente aggiralo con il piede destro abbassandoti con il busto a piedi distanti, in modo che potrai velocemente tornare in alto con il Dussac pronto a parare un nuovo attacco. Nota: a fine video, dopo i saluti, vi lascerò con l'ingarbugliata spiegazione di Meyer di questa stuche. Settima stuche: come dovrai affrontare un avversario che tiene la sua arma troppo in basso. Se l'avversario tiene l'arma troppo in basso, in una parata come ad esempio una Bogen, e quindi hai la possibilità di vedere e raggiungere la sua faccia sopra la sua elsa, allora aggiralo con un primo passo destro completo, seguito da un passeggio in cui il piede sinistro arretrato va verso destra, dietro il tuo destro, e il piede destro va a muoversi sempre verso destra. Con questo passeggio fai un primo taglio orizzontale vicino alla sua elsa, ma come bersaglio la sua faccia, e come secondo colpo fai un taglio dritto dall'alto. Qualche commento? Vabbè. Buon Natale! Come dovrai affrontare un avversario che tiene la sua arma troppo in basso, però se tiene il suo Dussac più o meno in basso nella sua parata, ovvero nella Bogen, così che
al tuo destro, verso la sua sinistra. Esegui. Faccia. Questi due tagli, ovvero quello orizzontale, perché è orizzontale questo, no? Giusto, era ovvio, no? E quello alto andranno completati velocemente e fluidamente uno dopo l'altro assieme ai passi che ho spiegato. Così facendo la stucca procederà bene. Chiaro, no? Chiarissimo.